Rieccoci quest'oggi con il nostro bellissimo mazzo dei Knights Templar Tarot. Ovviamente ragazzi, come sempre, io vi lascio un link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui appunto spiegavo abbastanza dettagliatamente, diciamo appunto, questo mazzo. Dunque, se siete appunto interessati o interessate a saperne qualcosa in più, vi basta cliccare appunto sul link in descrizione. Dunque, torniamo però alla stesa di quest'oggi. Che cosa ovviamente andremo a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Riusciremo finalmente a vederci, a stare insieme, a rivederci, a riabbracciarci? Ovviamente superando tutti gli ostacoli, problemi, preoccupazioni che ci dividono e sino ad ora ci hanno ovviamente diviso. Cerchiamo ovviamente di capire con focus sull'altra persona, ovviamente, come agirà per ovviamente cercare di superare questi ostacoli, cioè cosa eventualmente si inventerà, che cosa evidentemente cercherà di pianificare, programmare in modo ovviamente da superare tutti questi ostacoli. È chiaro ragazzi che questa è una stesa valida per chiunque ovviamente di voi non veda o riveda una persona da molto tempo, quindi ovviamente anche e soprattutto nei casi di storie clandestine, proprio perché magari appunto questa persona si è assentata per le vacanze con la compagna o il compagno ufficiale, quindi è chiaro che è una stesa ad ampio spettro, d'accordo? Quindi può essere ovviamente di interesse per molti di voi. Cerchiamo anche di estrapolare ovviamente qualche dato dai nostri arcani in riferimento alle tempistiche, cioè cerchiamo anche di capire come evolverà la situazione e quando evidentemente ci sarà questo benedetto incontro, d'accordo? Ovviamente, come avrete notato, questo sarà un video a variante unica. Ovviamente, come ripeto sempre, io alterno ragazzi sistematicamente sul mio canale video a doppia variante, a video a variante unica. In questo caso sarà un video a variante unica. Questo ovviamente perché so che molti di voi amano la variante unica. Ovviamente prossimamente, sicuramente prossimi giorni, prossime settimane effettuerò chiaramente anche altri video a doppia variante. Questo per cercare sempre di accontentare ovviamente un po' tutti. Iniziamo dunque appunto a mescolare il mazzo dei Templar Tarot e ovviamente per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se la vostra persona del cuore farà di tutto appunto per cercare di superare gli ostacoli che sino ad ora vi hanno impedito praticamente di rivedervi e di stare insieme. Allora, qui cosa abbiamo? La ruota di fortuna, quindi una carta molto molto promettente, alti e bassi, qualche piccolo ostacolo alternato però a una buona riuscita. Vediamo un po'. Dunque, come appunto avrete notato, qui ci sono 4 carte. Questa è una stesa che io utilizzo molto spesso sul canale. È una stesa che viene utilizzata maggiormente per i ritorni, appunto, sia con le sibille che anche ovviamente con i tarocchi. Prima carta da me estratta, il pensiero della persona che ci interessa, cioè cerchiamo di capire
questa persona cosa sta pensando in riferimento ovviamente al vedervi, quindi cosa sta eventualmente pianificando, progettando. Seconda carta, che cosa lo sta bloccando? Cioè cerchiamo di capire effettivamente, ovviamente nel momento presente, nel momento in cui voi andrete a vedere la stesa, che cosa costituisce un reale impedimento o eventualmente chi. Terza carta, il comportamento di questa persona entro pochi giorni. Quindi pochi giorni, poche settimane, come agirà questa persona per appunto cercare di sistemare la situazione e riuscire a vedervi, oppure cerchiamo di capire se invece prevarranno gli ostacoli. Ultima posizione, l'esito finale, ovviamente della situazione, quindi l'evoluzione, cioè se finalmente riuscirete appunto ad incontrarvi con magari anche qualche indicazione temporale. Iniziamo dunque dalla prima carta, ossia il pensiero della persona che vi interessa. 2 di spade. Allora, sì, questa persona sta pianificando qualcosa, sta pensando di vedervi, vedete? Ecco, qui abbiamo un mentale che ovviamente si sta occupando di questa situazione, quindi sta elaborando dei piani. E di fronte a sé ha 2 opzioni o 2 possibilità, perché è un 2 di spade, quindi ha 2 strade o 2 modalità di azione. È chiaro che il 2 di spade è una carta, ragazzi, che parla di nemici. È una carta che parla di chi deve prestare molta attenzione a come si muove e alle persone che possano in qualche modo, diciamo, interferire per quanto concerne i suoi piani. Allora, o questa persona non è sola, ossia in qualche modo ha per esempio qualche parente o magari anche un compagno, una compagna ufficiale al proprio fianco, per cui ovviamente c'è qualcuno che può controllare, d'accordo, questa persona, quindi chiaramente questa è una persona che diciamo si trova ancora in una situazione, vedete, di fermo, di stagnazione, di prigionia quasi, per cui ci sono ancora in essere degli ostacoli che preoccupano, diciamo, questa persona, per cui sente la necessità di tenere bene gli occhi aperti. Quindi diciamo è ancora circondata da insidie pericolose, persone di cui non può fidarsi, o comunque è una persona che in questo momento è ferma a pensare perché deve scegliere esattamente come potersi ovviamente muovere cercando di evitare guai e, vi ripeto, insidie pericolose. Cioè, questa è una persona molto attratta rispetto alla situazione con voi, perché il 2 di spade parla di forte attrazione, parla di magnetismo, ma parla anche di una situazione difficile da viversi, appunto, perché vedete che le 2 spade sono praticamente incrociate, da viversi, vi ripeto, proprio per la presenza, diciamo, di persone, perché il 2 di spade parla proprio di persone, cioè non tanto di, diciamo, accidentalità legate appunto alla quotidianità della vita, d'accordo? Parla invece appunto di persone che in qualche modo possano, diciamo, non vedere di buon occhio il vostro vedervi, persone gelose, persone invidiose, persone che in qualche modo possano, diciamo, ecco, creare delle difficoltà al vostro vedervi e al vostro incontrarvi. Quindi in particolar modo, in caso ovviamente si stia parlando di una storia ovviamente con una persona già impegnata o anche magari voi impegnato, impegnati, ecco che le difficoltà raddoppiano, d'accordo? Perché chiaramente ci sono i rispettivi compagni che possono in qualche modo appunto interferire nella situazione, o vi ripeto anche semplicemente parenti oppure anche figli di cui occuparsi, cioè ci sono delle circostanze legate a persone però, persone che fanno parte della, diciamo, quotidianità del soggetto della stesa, quindi non per esempio colleghi, ok? Ma persone vicine,
che vivono accanto al soggetto della stesa e che quindi possono rappresentare per lui un fermo, un blocco, d'accordo? Cioè ci sono delle situazioni create da persone terze che risultano, diciamo, in una sorta di atteggiamento competitivo e di rivalità nei vostri confronti, quindi potenzialmente un'altra compagna, la compagna ufficiale, o comunque un'altra persona che magari lui sta frequentando, oppure per esempio può essere anche una madre che magari non vede di buon occhio il vostro rapporto, una sorella, comunque qualcuno, un fratello, comunque qualcuno che in qualche modo può metter becco per quanto concerne questa situazione. Quindi lui ha proprio la necessità di muoversi con attenzione. Vi ripeto, persone legate alla sua cerchia quotidiana, d'accordo? Quindi non una persona che sente e vede una volta all'anno, d'accordo? Non lo zio che abita nell'emisfero opposto al suo, d'accordo? Quindi comunque una persona che fa parte ovviamente della sua cerchia quotidiana, d'accordo? Quindi generalmente ovviamente familiari oppure appunto un compagno ufficiale dei figli, d'accordo? Quindi sicuramente qualcuno che non ha proprio un animo particolarmente pulito, o comunque qualcuno che lui appunto o lei appunto teme in particolare, qualcuno che vede come non proprio amico o amica. Quindi è chiaro che questo 2 di spade parla in questo momento di stagnazione, cioè di una, diciamo, situazione che in questo momento è solo potenziale, cioè nella sua testa. Il vedervi è solo nella sua testa, d'accordo? Sono progetti, programmi che lui sta facendo per potervi rivedere, ma in gran silenzio ovviamente, con gran discrezione, senza ovviamente chiedere aiuto a nessuno, proprio perché questa persona non si fida di nessuno, d'accordo? Quindi ha proprio la necessità in questo momento di tenere bene gli occhi aperti, d'accordo? Ci sono persone che gli ronzano attorno che a lui non piacciono particolarmente, di cui non si fida, che potrebbero raccontare troppo o comunque intromettersi troppo nella vostra frequentazione. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione la natura effettiva, reale di questi blocchi, e qui abbiamo un 6 di bastoni. Allora, ragazzi, il 6 di bastoni parla di attesa, cioè è proprio l'arcano dell'attesa, in accezione negativa. Cioè parla di chi vuole portare buone notizie, che potrebbero tra l'altro essere già in arrivo. È una persona che vuole vedere realizzati i suoi sogni, i suoi desideri, che sta cercando la situazione più favorevole al successo. È chiaro che però ci sono ancora dei piccoli intoppi legati, lo abbiamo appena detto, all'ambiente domestico. Voi sapete che ogni arcano ha una parola chiave, d'accordo? Sia nell'accezione positiva che ovviamente in quella negativa. La parola chiave proprio del 6 di bastoni è l'ambiente domestico, che in accezione ovviamente negativa può procurare delle attese, comunque, diciamo dei piccoli fastidi, dei piccoli impedimenti, cioè la vita familiare. Quindi c'è qualcosa in riferimento, diciamo, proprio alla vita familiare, all'ambiente familiare. Ve l'ho detto, ragazzi, con il 2 di spade, qualcuno che ruota attorno a questa persona, proprio che fa parte della vita di questa persona nella sua quotidianità. Ecco che questa ovviamente persona o queste persone in questo momento possono leggermente ritardare, diciamo, il vostro rivedervi. Possono creare, diciamo, delle situazioni di ostacolo. Questo ovviamente provoca in lui malessere, insoddisfazione, frustrazione ed emozioni contrastanti. Cioè sa di dover agire con cautela, di dover ancora pazientare e ovviamente attendere,
Però chiaramente questa attesa sta snervando questa persona, gli sta togliendo proprio energie, cioè questa persona si sta proprio arrabbiando, cioè non ne può più, per cui obiettivamente queste situazioni stanno creando un forte malcontento per quanto concerne appunto la vita di questa persona, ma soprattutto il suo ambito sentimentale, che per lui evidentemente riveste una grande importanza. D'accordo? Quindi questa situazione ovviamente lo sta snervando, ma ripeto e ribadisco, si sta parlando di una o più persone vicine a lui in questo momento, potenzialmente pettegole, infide, persone furbette che tendono a controllare e a metter becco anche dove non dovrebbero. Quindi deve procedere con cautela per evitare anche dei banali errori. Però, vi ripeto, questa persona sta veramente arrivando agli ultimi, cioè non ne può più questa persona. Quindi questo 6 di bastoni ovviamente ci fa pensare effettivamente a un fuoco, perché i bastoni parlano di passione, che ovviamente deve essere troppo trattenuta e di conseguenza questa persona sta diventando sempre più impaziente. Quindi diciamo che sta abbandonando giorno dopo giorno, ora dopo ora, un atteggiamento di cautela e prudenza che invece dovrebbe tenere, proprio perché questa persona non ne può effettivamente più. D'accordo? Quindi forse questa persona è addirittura più impaziente rispetto a voi, perché ragazzi veramente freme, cioè il 6 di bastoni parla proprio di chi sta perdendo proprio letteralmente la pazienza, di chi sta fremendo sotto appunto l'impulso, la spinta diciamo di una grande passione che sino ad ora ovviamente è stata fin troppo evidentemente castrata. Quindi vi ripeto, molto probabilmente questa persona è molto più impaziente di voi, sta impazzendo, non ce la fa più. Allora, vediamo ora ragazzi se eventualmente prevarranno appunto questi ostacoli. La carta della torre. Vedi, dopo ad aspettare troppo poi si perde la pazienza e poi si agisce anche rischiando. Allora, ragazzi, la carta della torre, attenzione perché è la carta del rischio, quindi ve l'avevo detto e questa persona stava proprio perdendo la pazienza, lo farà, perderà la pazienza. La torre parla di un comportamento estremamente, diciamo, rischioso, impulsivo, che questa persona ovviamente metterà in atto e diciamo in maniera anche quasi improvvisa, agirà magari anche come non si sarebbe questa persona mai sognata di agire, quindi evidentemente voi sarete molto sorprese appunto dal comportamento da parte di questa persona, proprio perché a seguito della torre, cioè di ulteriori ostacoli imprevisti che veramente ormai faranno arrivare proprio questa persona al limite della sopportazione, sino a che questa persona definitivamente stanca agirà in maniera, vi ripeto, molto impulsiva, quasi scioccandovi. Cioè la torre è la carta degli eventi inaspettati che ovviamente derivano da una forte destabilizzazione, da ostacoli improvvisi, che però appunto risulteranno benefici, perché porteranno evidentemente questa persona a stancarsi di dover portare tutta questa cautela per optare invece per un'azione molto più diretta, rischiosissima, però se non altro diretta. È chiaro che la torre è un monito però che ci rimanda occhio a non strafare, cioè è chiaro che questa persona agirà, vi ripeto, sulla scorta di un grande desiderio, cioè questa persona non ne può più, ha bisogno di vedervi, ha bisogno di stare con voi, ma è chiaro che questa persona potrebbe rischiare, cioè potrebbe addirittura rischiare di essere scoperta questa persona in caso sia per esempio una persona impegnata, perché la torre può parlare proprio della scoperta di un tradimento. Cioè, ragazzi, la torre va vista sempre come la classica goccia che fa proprio traboccare il vaso. E quindi questa persona, non potendone più, evidentemente, di questi ulteriori ostacoli che ci saranno,
perché la torre parla di ulteriori ostacoli, ecco che questa persona farà leva evidentemente su una sorta di coraggio indomito che appunto la porterà a sfidare proprio la sorte, il karma, il destino. Con grande cocciutaggine, quindi questa persona farà proprio precipitare gli eventi, ma perché non ne può più. Quindi ci sarà un cambiamento improvviso, un atteggiamento magari drastico che questa persona potrebbe appunto avere in riferimento al vostro vedervi. Potrebbe, vi faccio un esempio, chiamarvi in un momento in cui questa persona non vi ha mai chiamato, non vi ha mai cercato. In caso sia una persona impegnata, potrebbe inventarsi una storiella colossale, sgamabilissima, cioè che ovviamente la compagna tranquillamente potrebbe appunto leggere come un effettivo tradimento, ma a lui questo non importerà, proprio perché sente proprio la necessità di liberarsi. Cioè, la torre parla proprio di liberazione, di una scossa appunto, di una forte scossa che deve appunto portare ad un cambiamento di una situazione che per lui stava diventando veramente insostenibile. Quindi questa è una carta che comunque porta ad un comportamento, vi ripeto, impulsivo, che in alcuni casi potrebbe rappresentare anche, per esempio, la scoperta di un tradimento o comunque, diciamo, iniziare a far sospettare una compagna ufficiale che magari sino ad ora mai avrebbe immaginato una cosa del genere, proprio perché, vi ripeto, questa è una persona che obiettivamente non ne può più. La torre ha tempistiche brevi, quindi sicuramente questo comportamento particolare che questa persona appunto adotterà, ovviamente è previsto entro al massimo qualche settimana, 2-3 settimane proprio al massimo. Quindi sicuramente questa persona entro i prossimi giorni, la prossima settimana o le prossime, diciamo 2-3 settimane, farà di tutto per cercare di ricontattarvi e rivedervi e stare con voi. Ovviamente questa persona si troverà di nuovo di fronte ad ostacoli che però, come vi ho detto poco fa, rappresenteranno la goccia che farà traboccare il vaso e di conseguenza questa persona agirà in maniera molto rischiosa, mettendo ovviamente da parte tutta la cautela che sino ad ora ovviamente ha apportato alla vostra storia, al vostro vedervi, alla vostra frequentazione. Quindi proprio perché questa è una persona che non ne può più, ma proprio, non perché impazzisce, ma perché si aggiungeranno evidentemente ulteriori ostacoli e questa persona proprio non ci vedrà più. Quindi ancora ostacoli su ostacoli che diventeranno qualcosa di insostenibile per questa persona. Quindi comunque ostacoli che se apparentemente possono sembrare qualcosa di negativo, in realtà invece rappresenteranno un momento di crisi utile per andare a cambiare magari anche proprio una visione del futuro, della vostra storia, da parte di questa persona, che evidentemente inizierà a viverla in maniera diversa o anche evidentemente a vivere questi problemi e problematiche in maniera diversa, magari fregandosene un po' di più evidentemente. Cioè, questa situazione, diciamo, momentaneamente può apparire una crisi. In realtà sarà un qualcosa di benefico perché apporterà a dei cambiamenti importanti, anche interiori in questa persona, che inizierà a vedere la cosa con occhi diversi e quindi anche, come tipico della torre, ad abbandonare determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, determinate, diciamo, attenzioni, cautele eccessive, momenti di stagnazione. Evidentemente questa persona inizierà ad agire in maniera differente, proprio perché la situazione stava risentendo di troppa ostilità da parte dell'ambiente che lo circondava, quindi questa persona obiettivamente non ce l'ha più fatta. D'accordo? Quindi qui c'è un tentativo azzardato, che questa persona farà proprio per vedervi, perché la torre è proprio la carta dell'azzardo, un azzardo che però, vi ripeto, nasce proprio sulla scorta di un grande desiderio frustrato da tempo. E quindi questa persona non ce la farà più. Quindi è un momento di crisi ma benefico,
anche ovviamente per voi, proprio perché questo vi permetterà e permetterà soprattutto all'altra persona di gestirla, evidentemente cambiando dei capisaldi interiori, un atteggiamento interiore che sino ad ora evidentemente non ha portato ad altro che a stagnazione. Però qui c'è un qualcosa che lo scuoterà, perché la torre parla di qualcosa che scuote, d'accordo? Qualcosa che veramente lo farà disperare particolarmente, perché questa persona non ne potrà più. Allora ragazzi, cerchiamo a questo punto di capire appunto in ultima posizione come evolverà. Benissimo. Cavaliere di Pentacoli. Allora, confermo che l'incontro ci sarà. I Pentacoli tra l'altro ovviamente parlano sicuramente di movimento pratico, diciamo, movimento fisico, ecco, anche ovviamente molto piacevole. Il Cavaliere ribadisce il concetto del movimento, quindi ovviamente vi ribadisco il fatto che comunque l'incontro si farà, sarà un incontro molto piacevole ovviamente, con una persona che ovviamente farà assolutamente di tutto per potervi rivedere, per ovviamente stare con voi. Il Cavaliere di Denari solitamente è un uomo furbo, è un uomo comunque ambizioso, è un uomo che quando ha in mente qualcosa fa ovviamente di tutto per ottenere questo qualcosa, quindi in maniera molto forte, intraprendente, anche pratica, e anche in maniera molto accurata. Comunque questa persona evidentemente riuscirà a gestire le cose, quindi comunque sarà sventato pericolo, quindi il pericolo imposto diciamo da questa torre comunque diverrà successivamente qualcosa di veramente gestibile. Questa persona vi porterà delle offerte, quindi comunque delle ottime notizie. Diciamo, ecco, ci sarà molta collaborazione fra di voi, qualcosa di solido, di concreto, vi proporrà qualcosa di bello, ovviamente qualcosa che andrà sicuramente a riequilibrare la situazione e comunque anche ad appianare delle situazioni rimaste, diciamo, comunque ancora irrisolte, magari anche proprio fra di voi. Il Cavaliere di Denari rappresenta quindi il buon bottino, diciamo, quindi ricchezza materiale, quindi momenti di cui ovviamente godrete in maniera molto felice, quindi parla di prosperità, parla di fioritura, parla dello svolgersi dinamico e rapido di eventi e situazioni. E parla anche, vi ripeto, di un individuo molto furbo, audace, portato proprio spinto appunto dalla passione, che però saprà muoversi agilmente, d'accordo? In maniera molto efficiente, organizzata, proprio perché, vi ripeto, questa persona vuole assolutamente vedervi. E vi ripeto, vi porterà innanzitutto notizie, perché il Cavaliere parla di notizie, anche appunto in tempi rapidi, notizie che poi saranno seguite da appunto un'organizzazione pratica e concreta che ovviamente porterà al successo. D'accordo? Quindi non ci saranno intoppi nel momento in cui finalmente riuscirete a vedervi. D'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di passione. D'accordo? Quindi questa persona è spinta dalla passione e porterà ad un'evoluzione rapida, diciamo, comunque di una situazione di lontananza, quella che c'è stata sino ad ora tra voi e questa persona. È chiaro che il Cavaliere di Denari comunque parla di un giocatore d'azzardo, quindi comunque di chi, diciamo, saprà sfruttare le situazioni a suo favore, ma comunque rischiando, quindi rimaniamo pur sempre nell'ambito del rischio, proprio appunto come per la carta della torre. È chiaro che però questa persona riuscirà, pur rischiando, perché il rischio mi viene ribadito, però riuscirà comunque a gestire la situazione nel migliore dei modi. Vi ripeto, porta ottime notizie,
D'accordo? Quindi anche in breve tempo, perché i cavalieri si muovono velocemente nel tempo e nello spazio. Quindi anche in caso questa persona sia per esempio in questi giorni lontana proprio a livello chilometrico da voi, ecco che comunque i cavalieri parlano di notizie che arrivano in tempi brevi. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona vi contatterà e ovviamente vi contatterà per riuscire in qualche modo ad organizzare un vero e proprio incontro. Sarà, vi ripeto, un incontro eroticamente alle stelle, proprio perché parliamo di denari, parliamo di un cavaliere, quindi comunque di una persona che ama godersi la vita, che ha diciamo un atteggiamento molto godereccio, una persona che ovviamente ha bisogno dei suoi spazi di godimento con voi e che quindi non tralascerà anche una sorta di azzardo. D'accordo? Questa è una persona che ha bisogno assolutamente di vedervi e che per riuscire ovviamente ad ottenere ciò che vuole fa veramente anche l'impossibile. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che farà di tutto, d'accordo? Per riuscire proprio a contrastare questi ostacoli ennesimi previsti appunto dalla carta della torre, che lo porteranno a non poterne veramente più e a veramente rischiare, a fare quel passo in più che potrebbe rappresentare un passo falso, ma che evidentemente con questo cavaliere di denari sarà un passo falso che comunque evidentemente varrà la pena di compiere, d'accordo? Perché evidentemente non porterà comunque a delle situazioni così drammatiche ovviamente, bensì anzi al riuscire a superare la situazione nel miglior tempo possibile. Vi ripeto, tempistiche brevi, proprio perché i cavalieri si muovono velocemente, quindi comunque rimaniamo sempre nell'ordine appunto di qualche settimana, quindi non si tratterà di dover aspettare mesi e mesi, d'accordo? Facciamoci però a questo punto aiutare anche dagli oracoli, dei Sexual Magic Oracles appunto, per cercare appunto di capire comunque come sarà effettivamente questo incontro e come appunto procederanno i prossimi giorni appunto e le prossime settimane proprio per quanto riguarda appunto il vedervi. Quindi chiediamo appunto ai nostri Magic Oracles come appunto procederà la situazione. Allora, vediamo appunto ragazzi in questi 3 oracoli come procederà la situazione tra di voi, in riferimento proprio in particolar modo ovviamente all'incontro. Allora, e qui abbiamo, guardate che carta meravigliosa, il potere, ovviamente il potere dell'amore, il potere della passione. Allora ragazzi, confermo che sicuramente qui ci sarà un rivedersi, quindi l'incontro ovviamente ci sarà, l'incontro ovviamente si farà. Sarà un rivedervi e un riabbracciarvi molto potente, molto forte, appunto, sotto l'impulso non solo però del desiderio, perché questa è una carta che parla, è un oracolo, che parla anche appunto di un intreccio di anime, quindi un vincolo forte, tanto quanto il destino o il karma. Questa è una carta, vi ripeto, è un oracolo appunto che esprime potere, quindi è un oracolo molto potente, ovviamente perché parla proprio di un nodo, vedete qui c'è anche il simbolo appunto del nodo lunare, che rappresenta proprio l'intreccio tra 2 orbite, la Terra e la Luna. È chiaro che in questo caso tra di voi ci sarà un riapprocciare intenso al vostro rapporto, cioè voi capirete, ripeto, che il vostro è un vincolo forte, che niente, nessuno può in qualche modo
sciogliere, c'è un destino, c'è un karma da compiersi per quanto concerne il vostro rapporto, cioè il vostro è un rapporto karmico, d'accordo? Quindi è un rapporto che si deve in qualche modo sviscerare, proprio anche in questo modo, attraverso delle difficoltà. È il percorso karmico della vostra vita e della vostra conoscenza, del vostro rapporto, d'accordo? Quindi questa è una carta che esprime, ripeto, sensualità, ma anche e soprattutto un legame di anime, quindi ovviamente anche un sentimento molto forte che vi lega nonostante tutto e nonostante tutti. Vediamo ora la seconda carta, ecco appunto. E qui abbiamo appunto l'oracolo delle difficoltà, l'oracolo appunto del dolore o comunque diciamo di situazioni ecco difficili che comunque ovviamente devono essere lasciate ovviamente alle proprie spalle, perché altrimenti sono situazioni difficili che non permettono ovviamente di evolvere e di procedere. Questa è la carta appunto retta da Saturno, la carta dell'abbandono, non abbandonare voi ovviamente, ma abbandonare cosa appunto Saturno rappresenta il passato, lo scorrere del tempo lento, quindi questa persona si dovrà obbligatoriamente lasciare alle spalle tutto ciò che ha vissuto sino ad ora, compresi appunto atteggiamenti, un approccio appunto non corretto al vostro rapporto. Ragazzi, di cosa parlavamo con la carta appunto della torre? Proprio di questo, cioè della necessità di un cambiamento circa abitudini, modalità di approccio al vedervi, cioè questa persona dovrà evolvere, dovrà cambiare e ovviamente dovrà meditare. Questo è quello che suggerisce appunto Saturno. È un passaggio fondamentale per poter uscire da una situazione di difficoltà creata da un passato molto pesante che ovviamente però deve essere oltrepassato. È un passaggio fondamentale che ovviamente però richiede del tempo, perché Saturno comunque parla di tempo, quindi è chiaro che questa persona non può modificare dall'oggi al domani comportamenti, atteggiamenti, cancellare paure, tutta quella cautela di cui vi parlavo appunto nella stesa utilizzando i tarocchi. Ecco che appunto questa persona cambierà, evolverà, ma ci vorrà del tempo. Vedete, deve abbandonare il passato. D'accordo? Tutto questo provocherà del dolore, sì, certo, perché la torre, appunto, vi dicevo, è una carta comunque pesante, che parla comunque di un essere arrivati veramente al limite, di una goccia che fa traboccare il vaso. Ecco che appunto questo oracolo ce lo ribadisce. D'accordo? Quindi non sarà facile abbandonare, cancellare determinate modalità di azione, ma questa persona lo dovrà fare se vuole ovviamente comunque far evolvere il vostro stesso rapporto. Quindi qui c'è qualcosa da lasciarsi alle spalle, anche e soprattutto in caso si stia parlando di una storia clandestina. Quindi evidentemente certe paure legate evidentemente alla compagna ufficiale, a persone che possano scoprirvi, evidentemente questa persona deve in qualche modo cercare di vivere con più serenità e fregarsene evidentemente anche di altre persone che possano in qualche modo, per esempio, interferire nella sua vita, perché sennò ovviamente così cioè non si va avanti, d'accordo? Quindi deve alleggerire anche proprio lui stesso l'atteggiamento, lei stessa appunto, l'atteggiamento che ha in riferimento al vostro rapporto. Deve lasciarsi tutto alle spalle. È un passaggio inevitabile e ovviamente fondamentale. Quindi vedete come gli oracoli ricalcano, ma questa è la magia delle stese tarologiche, perfettamente proprio il percorso previsto dai tarocchi. D'accordo? Quindi la carta dell'abbandono, l'oracolo dell'abbandono si rifà proprio perfettamente al 16° arcano maggiore, quindi la torre, d'accordo? Cioè questa persona deve cambiare qualcosa della sua vita e lo deve fare per poter evolvere. Non sarà facile, assolutamente, ma lo deve fare. Arriviamo ragazzi ora all'ultimo oracolo, cerchiamo appunto di capire come procederà e qui abbiamo l'oracolo della scoperta. Allora,
ovviamente un oracolo retto dal segno del leone, quindi di nuovo fuoco e di nuovo passione. Allora, in questo caso è chiaro che di quale tipologia di scoperta si sta parlando? Della scoperta di un legame che probabilmente non si pensava appunto così profondo, così intenso, un legame che prevede il doversi appunto spogliare di fronte allo sguardo dell'altro senza più paure, senza più pudori, non temendo i giudizi dell'altro, ma anzi aprendosi alla verità, cioè raccontando, d'accordo? Quindi, durante il prossimo e i prossimi incontri, man mano che procederà il vostro rapporto, vi conoscerete sempre di più. Spogliarsi equivarrà per voi dichiararsi pronti a continuare un rapporto che seppur difficile, un rapporto che seppur fatto di alti e bassi, quegli alti e bassi che abbiamo visto a inizio proprio video con appunto la carta della ruota di fortuna, ecco che appunto comunque è un rapporto fatto anche di tanta passione, di un legame karmico, come abbiamo detto appunto poco fa, fatto anche però di tanti sentimenti, qui non c'è solo passione, d'accordo? Quindi sicuramente man mano che il vostro rapporto procederà, voi scoprirete sicuramente anche altri lati di questa persona, del proprio carattere, della propria vita. Questa persona si aprirà molto di più al dialogo e soprattutto si aprirà a quel concetto di cui abbiamo parlato poco fa, l'oracolo precedente, cioè a difficoltà legate al suo passato che questa persona deve assolutamente mettersi alle spalle. Avrete modo di parlare, perché questo oracolo non parla solo di tanta passione. Questo è un oracolo che parla anche, proprio come il Cavaliere di Denari, di un parlare, di un comunicare in maniera chiara, esplicita, vi ripeto, spogliandosi di fronte all'altro o all'altra senza più timori. Quindi raccontando anche le proprie paure, i propri sogni, la propria immaginazione, le proprie fantasie circa il futuro. Fantasie che il Cavaliere di Denari però vuole assolutamente concretizzare. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente un rapporto che ancora prevede degli ostacoli sui quali andrete a parlare, a ovviamente discutere. Questo permetterà evidentemente di aprirsi a confidenze, quindi anche ad eventuali consigli e comunque ad approfondire il vostro legame, che ovviamente diventerà sempre più forte, sempre più importante. Vi renderete conto che è un legame karmico che affronterà ancora degli alti e bassi, quindi momenti ancora di difficoltà, quelli portati ovviamente dalla torre, ma che poi ovviamente verranno egregiamente superati dal Cavaliere chiaramente di Denari, d'accordo? E alla scoperta di un nuovo modo di amare e quindi anche di mostrarsi all'altro e all'altra, d'accordo? Cioè voi vedrete questa persona sotto nuove vesti. Questo ci è stato confermato dalla Torre, che parlava proprio di un cambiamento radicale ma necessario, anche se appunto doloroso. Ci viene confermato dalla carta della scoperta. Cioè questa persona evidentemente si spoglierà di tutti quegli abiti che ha indossato sino ad ora. Quindi mostrerà evidentemente anche le sue fragilità, senza vergognarsi. D'accordo? Quindi questa persona si metterà a nudo, come è tipico appunto dell'oracolo della scoperta. D'accordo? Ovviamente ragazzi questa stesa termina qui,
Come sempre sapete che poi io vado a rifare sistematicamente appunto le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio ovviamente la situazione. Per il momento mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, ovviamente come sempre a presto e soprattutto buoni incontri.